Siamo Giustina e Michael e insieme abbiamo acquistato un camper completamente infiltrato. Lo abbiamo demolito e ora lo stiamo ricostruendo da zero per dargli una nuova vita. Seguiteci in questo viaggio di ricostruzione per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Ciao ragazzi! Benvenuti o bentornati sul nostro canale. Ci eravamo lasciati nell'ultimo video con noi che abbiamo finito una parte del bagno. Adesso dovremo proseguire lì. Oppure andremo avanti con le altre strutture. Però dobbiamo cercare di rifinire il più possibile quello che già abbiamo fatto, perché ci sono tante cosine che abbiamo creato ma che ancora vanno rifinite, tipo il passaruota che c'è sotto la panca che va chiuso, poi inventato e fissato alla struttura ancora. Quindi in base a quello che ci ispirerà faremo oggi, voi lo capirete sicuramente dal titolo. Quindi andiamo. Ragazzi, ci andremo a segnare la cucina, così più o meno ci facciamo un'idea di come impostarcela, in modo tale che abbiamo più strutture possibili e più cose da dove incastrare, quindi possiamo lavorare in più posti, insomma, tipo Tetris. Quindi mentre aspettiamo l'illuminazione divina dal cielo, continuiamo a fare quello che da dove ci blocchiamo, ci fermiamo e poi continuiamo con altro. Perché ci sono tante variabili, tante situazioni, tante cosine da pensare, e c'è anche il fattore impianti, quindi per arrivare agli impianti cominciamo a crearci tutti quante le divisioni, tutti quanti gli scheletri, così passiamo agli impianti, togliamo una fase del ragionamento importante, perché se non passiamo agli impianti non possiamo andare a chiudere tante cose. Quindi creiamoci gli scheletri, così ragioniamo sugli impianti e poi ragioniamo sulla chiusura di tutto. Quindi adesso andiamo alla cucina, proseguiamo con la cucina. Così teniamo la mente attiva, che salta qua e là e facciamo cose diverse. Qui ragazzi sono partiti i nostri soliti 3000 ragionamenti che vi risparmiamo ovviamente, ma sappiate solo che ci abbiamo passato veramente tanto tempo a ragionare per riuscire a capire come mettere al meglio tutte le strutture, perché adesso è arrivata la fase in cui appunto il ragionamento è il tassello più importante di tutta la camperizzazione interna. Ok ragazzi, ci stiamo andando a segnare l'altezza del piano della nostra cucina. Ok ragazzi, allora dietro ci sono stati tanti ragionamenti. Oggi siamo tornati qui facendo altri calcoli e segnando bene tutte quante le strutture dove dovranno essere fissate e la dimensione che dovrebbero avere. Oggi andiamo a crearci le prime strutture, quindi tutti i perimetrali con i listelli come stiamo già effettuando le altre strutture, insomma utilizziamo lo stesso metodo e ci andiamo comunque a creare già i fianchi. In seguito piano piano andiamo a valutare meglio tutti quanti gli spazi, perché ci andiamo a creare la base con i due fianchi laterali, la andiamo a appoggiare e ci andiamo a calcolare precisamente tutti quanti i cassetti, tutti quanti gli spazi per il lavello, il piano cottura e via dicendo, insomma. Quindi ora andiamo a banco, ci prepariamo i listelli, ci prepariamo tutti i fianchi e li andiamo ad assemblare. Abbiamo già pronti questi listelli a misura che abbiamo procurato, che sarebbero, questi qua erano praticamente, tenevano a squadro degli infissi e quindi l'abbiamo recuperati, e quindi al lavoro sono riuscito a prenderli perché poi non servivano e li sfrutteremo per questa cucina. Ora ragazzi andiamo sul banco sega, ci prepariamo tutta quanta la struttura e la andiamo ad assemblare. Forza, iniziamo dai. Riusciamo? Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. E non ti conviene svasarteli entrambi allo stesso modo, scusa, le accavalli e poi ti fai solo la svasatura di quella di sotto. Così ce l'hai uguali, tipo ti fa da dima pure questo nello stesso momento. Sì, però se sbaglio uno sbaglio per l'altro. Se dovessi sbagliare troppo, Ma perché dovresti sbagliarlo? Hai fatto i calcoli precisi.
Quindi ragazzi abbiamo i due fianchi e i listelli superiori che terranno i due fianchi uniti. Dopodiché ci andremo a creare altri listelli nella parte inferiore che li terranno anche nella parte sottostante, sempre uniti nella misura giusta. Ragazzi, ieri dovevamo andare a comprare dei pannelli per continuare i lavori, però ci siamo dimenticati. Quindi che abbiamo fatto? Siccome ci servivano altri listelli da posizionare sotto, come abbiamo fatto sopra, per tenere tutto a squadro, non ce l'abbiamo, e quindi che abbiamo fatto? Abbiamo preso un pannello da 1 centimetro, l'abbiamo spillato in modo tale che poi è semplice da rimuovere e non lascia segni nella parte frontale della struttura, e quindi non si va a vedere poi il foro della vite, perché se mettevamo la vite si vede il foro. Quindi praticamente adesso abbiamo questa struttura qui con questo pannello da 1 centimetro che ci tiene tutto preciso a squadro e ci tiene tutto unito. Ora possiamo prenderla e andarla a posizionare sul camper, quindi andarla a provare. Ok? Quindi andiamo, dai. Allora ragazzi, in base ai materiali che abbiamo a disposizione possiamo andare ad assemblare anche l'armadio che verrà subito dopo la cucina e che conterrà il nostro frigorifero, più altri cassetti e anche una parte della dispensa. Abbiamo un pannello che ci è rimasto da 9 mm dal pavimento, che ne abbiamo preso un pannello in più, e ora lo utilizzeremo per andare a crearci i fianchi, e quindi andiamo a crearci questa struttura con questo pannello. Ragazzi, come potete vedere sono seduto sul passaruota che ci siamo autocostruiti molto tempo fa. Ora ci stiamo andando a segnare perché dobbiamo montarlo prima di andare a crearci tutte quante le strutture, quindi rifinire questa parte in modo tale che quando abbiamo le strutture pronte possiamo montarle e abbiamo tutto completo sotto. Quindi dobbiamo andare per step. E lo step che dobbiamo andare ad eseguire adesso è proprio questo di passaruota, quindi ci siamo andati a segnare il pioppo interno che sarà da togliere. Per farvi capire meglio come abbiamo costruito questi passaruota vi facciamo vedere dei piccoli video di quando l'abbiamo costruiti. Quindi tornando a noi ragazzi, come potete vedere questo è il nostro passaruota. Adesso è un pochettino sporco perché con il tempo si è sporcato, giustamente da tanto tempo che l'abbiamo fatto. Tutto ben siglato con il Sikaflex. Non sarà l'unica protezione per l'acqua, ma ci sarà una cosa ulteriore che andremo a inserire, poi capirete il perché. Comunque vedete anche la struttura che ci siamo creati, che è leggermente pesante. Purtroppo ci abbiamo pensato dopo che potevamo farla con dei pannelli, però va bene. Si poteva migliorare sicuramente, tutto si può migliorare sicuramente. Adesso non ci rimane che andare a tagliarci il pioppo esternamente, perché era quello che ci siamo già prefissati all'inizio, perché qui giustamente abbiamo già il compensato di Okume, quindi lo sostituiamo al posto di quello interno di pioppo, in modo da completare anche questa fase. Quindi mettiamoci al lavoro. Allora ragazzi, l'abbiamo posizionato e non lo possiamo più togliere perché l'abbiamo messo perché abbiamo veramente fatto i tagli precisi, la misura dello scasso precisa, l'abbiamo inserito,
Vi ho buttato una mazzettata con la gomma perché andava proprio, c'era l'ultima spinta da dare. Io ho detto lo metto con la gomma, con la mazzetta, non mi faccio male con le mani. E io ho detto, amore, ma sei sicuro che riesci a toglierlo? E certo, fidati di me, ecco. E il fatto sta che non mi voglio impegnare a toglierlo nemmeno, perché No. è messo veramente preciso e si è incassato tutto. Quindi che andiamo a fare, ragazzi? Niente, ci sta praticamente dicendo continuate con questo lavoro. Però oggi la Chiudetemi, giornata è chiudetevi finita. perché non Esatto. dovete perdere tempo con me, perché sono semplicemente un passaruota che va coibentato. Vanno fatte delle staffe per andare a fissare un accessorio ulteriore che proteggerà ancora di più il nostro camper dall'acqua, e vi faremo vedere più avanti quello che andremo a inserire. Quindi lo andremo a fissare con delle viti alla struttura, lo andremo a rinforzarlo, a coibentarlo e lo andremo a chiudere. E verrà veramente bello secondo me. Adesso secondo me non merita, però finito uscirà un ottimo lavoro. Quindi ragazzi, belli stanchi e sudati. Diciamo che il video di oggi finisce qui. Ci vediamo la prossima volta con la continuazione dei lavori. Quindi ciao ragazzi, al prossimo video! Ciao!